Negli scorsi video ti ho documentato il progetto più importante della mia vita, ossia la costruzione di quella che sarà casa mia, partita ovviamente con una bella demolizione. Per procedere poi con le fondazioni abbiamo realizzato uno scavo degno di Michele Molteni, Pazzesco, oserei dire. che ci ha permesso di costruire le fondazioni di quella che sarà casa mia. Nel video di oggi ti racconto la fase successiva, ossia la creazione del vespaio. Siamo infatti giunti in una fase nevralgica per le predisposizioni. Una delle lavorazioni più sottovalutate in tutte le costruzioni, responsabile spesso della formazione della muffa. Assieme al vespaio andremo poi a creare tutto quello che sarà il terrazzo fronte casa del nostro bellissimo giardino. Beh, bellissimo lo sarà sicuramente in futuro, adesso non è proprio dei migliori. Eccoci, finalmente finito il primo getto. Quindi mettiti comodo, oggi raggiungiamo il piano 0. Come spiegato nell'episodio precedente della serie, l'abitabilità di casa mia ce l'abbiamo solamente con un piano finito rialzato di 50 cm rispetto al terreno. Per raggiungere questa altezza dobbiamo quindi costruire il vespaio. Qua dove abbiamo preparato le fondazioni abbiamo già iniziato a riempire con la terra. Qua dovrà venire fuori tutto il terrazzo frontale fronte casa. Siamo letteralmente per definizione solo all'inizio, solo alla base di quella che sarà casa mia. Continuano i lavori, infatti qua abbiamo le prime predisposizioni che sono state piazzate. Qua ci sarà un pozzetto dove c'è ovviamente il puntone della terra. Siamo infatti giunti in una fase nevralgica per le predisposizioni del cantiere, delle tubazioni principali, e adesso l'opera che dovrà essere realizzata è quella di predisporre le fondazioni per tutto il terrazzo che arriverà qua a fronte casa. Il terrazzo, il patio, chiamatelo un pochettino come volete. Oh, uno scoiattolo. Eccoci con l'ennesimo aggiornamento dal cantiere, dove potete notare due grandissime differenze. La prima differenza è che è stato gettato un primo getto su cui verrà posizionato tutto il vespaio areato, mentre qua di fronte troviamo già lo scavo per le fondazioni del terrazzo. Infatti qua è già stato fatto il primo getto, ok, per quella che è la base di quello che sarà il terrazzo. Tutto qua, corre. Questo sarà tutto il terrazzo di casa. Proviamo a immaginarci di salire sul terrazzo. Eccoci. E questo è il nostro vespaio areato che verrà posizionato ovviamente in questa posizione. Fatto questo, ci sarà un unico getto, terrazzo e piano di lavoro, e potremo poi partire con la costruzione. I lavori procedono e casa sta prendendo forma. Sono emozionato che non vi dico. Signori, rieccoci, sono stato via 2 giorni ed è già cambiato tutto. Andiamo con ordine. Prima di passare dentro casa, siamo qua sulla parte esterna, ok? Questo è il terrazzo, lo vedete come sta prendendo forma. Il nostro piano 0 interno sarà ovviamente collegato a quello che sarà anche il piano 0 esterno, il nostro terrazzo fronte casa. E questo getto qua perimetrale, anch'io non sapevo che cosa servisse, pensavo che avessero avanzato banalmente del cemento, avessero deciso di spargerlo qua, invece no, giustamente Daniele il muratore mi ha fatto presente che serviva proprio per questo, per dare solidità al cassero per quelle che riguarda ovviamente le fondazioni che troviamo qua in basso, e ovviamente la risalita, perché qua sarà l'altezza con cui verrà realizzato il terrazzo, che come vedete è abbastanza grande, praticamente largo come tutta la lunghezza di casa. Qua abbiamo invece la mensola che andrà a realizzare ovviamente quello che è l'ingresso di casa. Ma passiamo subito all'abitazione.
Infatti, entrando fisicamente in casa, troviamo il vespaio areato. Queste qua sono le componenti del vespaio, che sono tutte incastrate una sull'altra e servono per creare una camera d'aria qua sotto, utile per isolare l'abitazione. Ovviamente il vespaio deve essere areato, infatti troviamo bocchette, se ne vedono lì 1, 2, 3 e 4 e altre 4 sul fronte casa. Proseguendo troviamo scarichi, ecco qua quello che vi avevo già anticipato, no? Queste qua sono le colonne di scarico primario, ok, che attraversano casa mentre sto camminando sul vespaio e raggiungono questa parte qua. Infatti qua avremo le altre 2 colonne di scarico. Questa è la fuoriuscita che avevamo predisposto in passato con la posa dell'isolante qua quando hanno gettato, così da facilitare lo scarico. Ovviamente poi da qua, quella è l'acqua potabile, dovremo raggiungere poi le fogne. È un esempio di come sia fondamentale progettare tutto prima che il cantiere si sviluppi troppo, perché sennò questo passaggio qua, questa tubazione di 10-12 cm spessa, avrebbe creato un ingombro importante nel pavimento, anche perché attraversando tutta casa avrei dovuto capire come gestire l'impianto di riscaldamento, gli impianti elettrici tra destra e sinistra, sarebbe stato estremamente complicato. Abbiamo posizionato sempre del materiale isolante, ok, dell'XPS grafitato, materiale isolante che resiste anche all'umidità, perché ovviamente qua questo sfogo qua serve per ricevere l'umidità del terreno e sfogarla grazie alla reazione. Sono questi e la camera d'aria impedisce la formazione delle muffe e dell'umidità di risalita. Ci spostiamo più in qua, dove troviamo un dettaglio estremamente importante, ossia il condotto di aerazione. Perché abbiamo varie zone e quindi anche lì si intravede. Queste zone di ventilazione devono essere tutte messe in comunicazione una con l'altra per garantire il massimo ricambio d'aria, perché questa bocchetta qua e quell'altra lì sarebbero state esagerate solo per questa zona d'aria, quindi per questo il condotto. Ci spostiamo quindi dal vespaio areato, lo sviluppo, ossia la rete armata che ovviamente deve essere collegata poi alla struttura. Qua ci saranno i piloni portanti e che dovrà poi essere posata anche su tutto quello che è il terrazzo. Il terrazzo non avrà un vespaio areato perché non c'è la necessità di avere l'umidità di risalita sul terrazzo, nel senso sul terrazzo andrò a realizzare poi un pavimento flottante per garantire il passaggio degli impianti elettrici, idraulici, di scarico delle acque quando piove. Però qua è tutta la rete con griglia 20x20 che verrà utilizzata ovviamente per creare un'unica grande piattaforma, ok, tutto collegato uno con l'altro proprio per facilitare ed evitare rotture, crepe e non crepe. Se ricordate, la vecchia abitazione aveva l'ingresso in casa su un piccolo balconcino, cosa sicuramente scomoda e poco funzionale. Però come dicevo, muovendoci nuovamente qua abbiamo la griglia armata e questo qua è già un po' di cemento che è stato avanzato, già posizionato, però effettivamente queste sono le lavorazioni. Poi qua dovremo andare a sistemare perché qua ci saranno fisicamente i 3 gradini che ci condurranno nel salone. Qua avremo i nostri 3 gradini e arriveremo qua. Questa sarà la cucina, finestra, esco dalla cucina e arrivo sul mio terrazzo con la mia vista, il mio giardino. Il cantiere procede alla grande e visto che un'immagine vale più di 1000 parole, torniamo al nostro video timelapse. Siamo pronti per la gettata del piano finito ed è ufficialmente anche pronto il terrazzo. Eccoci, terrazzo pronto. I muratori stanno finendo gli ultimi dettagli per quel che riguarda la casseratura. Infatti, come potete intravedere, qua sono a buon punto per la casseratura. Obiettivo di oggi è posare la rete, il ferro qua su tutto il terrazzo, così che venga collegato al piano finito della casa. Ricordiamo che qua ci sarà studio, locale tecnico, ingresso eccetera, quindi un'unica grande gettata, un unico grande piano tutto collegato, in maniera tale che anche qua non ci sia rischio di cedimenti. Spesso infatti i terrazzi esterni, marciapiedi esterni tendono a flettere col tempo, ad avere dei cedimenti. Perché spesso sono bloccati con giusto qualche gettata di cemento. Qua invece abbiamo fatto fondazioni, si intravedono lì sotto di tutta la larghezza, perché in realtà la fondazione è sempre fatta a forma di T rovesciata, quindi questo è il lato sottile, sotto si allarga di 50 cm per scaricare il peso, riempito di terra. Qua non aveva senso fare il vespaio perché non essendo un locale vissuto non aveva senso. Ovviamente
terra, perché abbiamo visto che questa qua è una terra drenante, non è una terra argillosa che rischia di bloccare le acque. Ovviamente verrà fatto tutto il getto, poi esternamente dovrò andare a coprire, a piastrellare, ma lì dovranno passare gli impianti e sarà l'appuntamento delle prossime settimane. Colgo l'occasione adesso a fine video per ricordare che tutte le aziende che operano nel settore dell'esterno, del giardino, ci sarà poi da sistemare tutto il giardino, delle luci esterne, dei terrazzi eccetera. Se volete, io sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti da poter presentare al pubblico qua all'interno del canale, quindi siete i benvenuti. Questo è il cassero che è già pronto, hanno ferrato tutto quello che sarà il marciapiede esterno. Qua ci sarà un gradino, perché ovviamente qua ci alzeremo di circa ancora 10 cm e ovviamente qua servirà un gradino di ingresso. Questa qua, come già mostrato, è il piccolo oggetto grezzo, serve solo per poter fissare le componenti per trattenere il cemento, perché qua ci sarà un'enorme distesa. Qua troviamo le predisposizioni che ho preparato, una che va fino laggiù in fondo all'inizio, l'altra invece che attraversa questo punto qua, e vi mostro come è stato adeguato gli impianti. Infatti qua abbiamo preparato il pozzetto per quel che sarà ovviamente l'acquedotto, con lì l'altra predisposizione. Probabilmente sarà in questa posizione qua che andrò a piazzare la pompa di calore. Ovviamente non vi spoilerò quale sarà il modello della pompa di calore, però pompa di calore piazzata qua ci sarà poi il cancello, quindi difficilmente forse riusciamo a recuperare quello che c'era precedentemente, e arriviamo qua con il locale tecnico. Nel locale tecnico potete intravedere anche lì già le predisposizioni per l'acqua potabile. È fondamentale sempre in questa fase predisporre tutti gli impianti, si intravedono gli scarichi, si intravedono le bocche per il vespaio. Predisporre, e per fare buone predisposizioni è fondamentale avere già un progetto preliminare, ok? Partire con le idee chiare. Infatti da quando qua sono partiti l'impresa edile, quella che ho scelto anche per questo motivo qua, non si sono fermati un attimo e stiamo correndo e raggiungendo grandissimi risultati. La situazione si è davvero rivoluzionata in un paio di mesi, dalla demolizione alla costruzione definitiva. Non ci resta che rivederci per la gettata e chiudere questa nuova parte del video. Ed eccoci, ci siamo, stiamo finalmente gettando i fondi, non una ma ben due betoniere, e dopo aver finito il cassero perimetrale, dopo aver gettato il perimetro, eccoci che siamo qua nella fase dove stanno gettando il piano, ok? Come descritto già nello spezzone precedente, hanno armato tutto quanto il livello e adesso non ci rimane che riempire tutto quanto, coprire il vespaio e porre le basi. Nelle prossime settimane ovviamente le colonne prenderanno forma e si salirà su fino al tetto, ma vi voglio già adesso lanciare una sfida. Se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, andrò fisicamente in cantiere a montare i mattoni insieme ai muratori. Se sei anche tu un pensionato moderno che invece di guardare il cantiere in strada preferisce guardarli comodamente sul divano tramite YouTube, lascia un bel mi piace che aiuta a far funzionare ancora di più questa serie di video. Adesso però torniamo a vedere un attimino le lavorazioni, perché so che vi piacciono tanto. Ovviamente, visto che qua sul terrazzo la struttura è più irregolare, hanno posizionato delle staffe, ok, delle strutture per far sì che ci sia un'unica altezza, ok, che il piano sia più uniforme possibile, e comunque ogni metro circa c'è anche una giunzione orizzontale, così da garantire l'uniformità e la solidità del terrazzo. Vedete, nell'arco di 5 minuti neanche, qua è già quasi stato tutto gettato, siamo verso la fine. Mentre stanno completando il getto mi sembrava doveroso spiegarvi un pochettino, no? Nel senso che qua abbiamo il nostro vespaio, ok, che è tutto in plastica, e se voi guardate flette un pochettino. Come fa a reggere tutto il peso? Vedete che tra un igloo e l'altro ci sono dei pozzetti, in maniera tale che il cemento vada a scaricare il peso fisicamente, quindi il peso viene scaricato ovviamente su tanti piccoli pozzetti, mentre sotto si crea questa camera d'aria che serve ed è fondamentale per gestire
la ventilazione, ricordiamo che ci sono le bocchette per smaltire l'umidità e garantire già una prima base di isolamento termico. Infatti la camera d'aria è uno dei migliori isolamenti termici. Ovviamente poi da qua dobbiamo andare a rispettare le normative sull'isolamento controterreno con tutti gli strati isolanti che vi documenterò nelle prossime settimane, ma ovviamente bisogna costruire come si deve e il vespaio è pressoché obbligatorio se vogliamo evitare episodi di umidità di risalita. I ragazzi ovviamente stanno procedendo, si può notare forse già a colpo d'occhio come qua c'è stata la prima gettata con una grana un po' più fine, mentre la seconda gettata aveva una grana un po' più spessa, infatti si intravede anche proprio a livello di piano finito. E i ragazzi ovviamente oltre al getto stanno con quell'attrezzo ovviamente da cantiere distribuendo in maniera uniforme il cemento, così da ottenere un piano finito più uniforme possibile. Poi ovviamente ci serve un piano grezzo, da qua dovremo poi gettare tutti i vari impianti, poi rigettare a sua volta, poi fare l'impianto pavimento, poi rigettare nuovamente, quindi deve essere un piano dove si possa lavorare facilmente. Eccoci, finalmente finito il primo getto. Nelle prossime settimane ti documenterò le colonne, i pilastri che andranno su a salire, poi ci sarà ovviamente la soletta, poi si salirà ancora e ci sarà il tetto. Tutto questo te lo racconterò ovviamente sempre con contenuti sempre più dettagliati. Quindi davvero, lascia un mi piace se questo video ti è piaciuto. Sto già sudando così, non oso immaginare la costruzione delle pareti con un prodotto sicuramente particolare, giusto per darvi un'idea. Parliamo di decine di chili a singolo mattone, quindi ci sarà da sgobbare. Ma se vuoi vedere passo passo come viene su casa, allora iscriviti al canale, attiva la campanellina, davvero lascia un bel mi piace e come al solito noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ne! È arrivato il momento di gettare. Eccoci qua, siamo sulla soletta. È stato fatto il primo getto, secondo vespaio. Ma com'è che si prepara un cassero per una colonna, per una piglia? Ed eccoci, riparte il cantiere.